Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dinastat Pfizer SRL, ultimo aggiornamento, 23 luglio 2021. Cos'ha Dinastat? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dinastat durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Dinastat? Dinastat ha un farmaco a base del principio attivo parecoxib sale sodico, appartenente alla categoria degli analgesici FANS, inibitori della COX-2 e nello specifico Coxib. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Dinastat può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Dinastat Imed 5 Flac, 40 mg più 5 fiale Solv. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Europe Maeg, concessionario Pfizer SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C, principio attivo parecoxib sale sodico. Gruppo terapeutico: analgesici FANS, inibitori della COX-2. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: trattamento a breve termine del dolore postoperatorio negli adulti. La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della ciclossigenasi 2, COX-2, deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Posologia. La dose raccomandata di 40 mg, somministrata per via endovenosa, EV, o intramuscolare, IM. Ad essa possono seguire ad intervalli di 6, 12 ore somministrazioni di 20 mg o di 40 mg secondo necessità, purché a copyright non si superi la dose giornaliera di 80 mg. Poiché a copyright il rischio cardiovascolare degli inibitori specifici COX-2 può aumentare con la dose e con la durata dell'esposizione, la durata del trattamento deve essere la più breve possibile e deve essere utilizzata la minima dose giornaliera efficace. L'esperienza clinica con Dinastat oltre i 3 giorni è limitata, vedere paragrafo 5, 1. Uso concomitante con analgesici oppiacei. Gli analgesici oppiacei possono essere utilizzati in associazione al parecoxib al dosaggio descritto nel paragrafo sopra riportato. In tutte le valutazioni cliniche parecoxib è stato somministrato con dosi fisse, mentre gli oppiacei sono stati somministrati al bisogno. Anziani. Nei pazienti anziani, età 0-65 anni, non è in genere necessario un aggiustamento della dose. Tuttavia, nei pazienti anziani con un peso corporeo inferiore ai 50 kg, il trattamento deve essere iniziato con una dose di Dinastat pari alla metà di quella normalmente raccomandata e la dose massima giornaliera deve essere ridotta a 40 mg, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Non sono disponibili dati clinici in pazienti affetti da grave compromissione epatica, punteggio KILD-PUG a 0 yen 10, pertanto l'impiego di Dinastat è controindicato in questa categoria di pazienti, vedere paragrafi 4, 3 e 5, 2. Nei pazienti con lieve compromissione epatica, punteggio KILD-PUG 5 a 6, non è generalmente necessario procedere ad un aggiustamento della dose. I pazienti con moderata compromissione epatica, punteggio KILD-PUG 7 a 9, devono iniziare la terapia con cautela e con un dosaggio di Dinastat pari alla metà di quello normalmente raccomandato e devono ridurre la dose massima giornaliera a 40 mg. Compromissione renale. Nei pazienti con alterazione grave compromissione renale, clearance della creatinina 30 ml/min. O nei pazienti che possono essere predisposti alla ritenzione di liquidi, il trattamento con parecoxib deve essere iniziato alla minima dose raccomandata, 20 mg, e la funzionalità renale del paziente deve essere attentamente monitorata, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Sulla base dei risultati di farmacocinetica, nei pazienti con compromissione renale lieve e moderata renale, clearance della creatinina 30-80 ml/min. Non è necessario un aggiustamento del dosaggio. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di parecoxib nei bambini al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Pertanto parecoxib non è raccomandato in questi pazienti. Modo di somministrazione. L'iniezione endovenosa in bolo può essere praticata rapidamente e direttamente in vena o in una linea esistente. L'iniezione intramuscolare deve essere eseguita lentamente e in profondità nel muscolo.
Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Dinastati in soluzione con altri medicinali può causare formazione di precipitato e pertanto Dinastat non deve essere miscelato con altri medicinali. NA copyright durante la fase di ricostituzione, NA copyright al momento della somministrazione. Nei pazienti in cui, per la somministrazione di un altro medicinale, deve essere utilizzata la stessa linea di infusione, quest'ultima deve essere adeguatamente lavata con una soluzione compatibile prima e dopo la somministrazione di Dinastat. Successivamente alla ricostituzione con solventi idonei, Dinastat può essere iniettato unicamente per via endovenosa o intramuscolare o in linee per endovena che somministrino. Soluzione di sodio cloruro 9 mg/ml, 0,9% per preparazioni iniettabili /infusione. Soluzione di glucosio 50 mg/ml, 5% per infusione. Soluzione di sodio cloruro 4,5 mg/ml, 0,45% e di glucosio 50 mg/ml, 5% per preparazioni iniettabili /infusione. Oppure soluzione di ringellattato per preparazioni iniettabili. La somministrazione per via endovenosa di soluzione di ringellattato per preparazioni iniettabili contenente glucosio 50 mg/ml, 5% o di altri solventi non elencati sopra, non è raccomandata in quanto può provocare la precipitazione di parecoxib dalla soluzione. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Precedenti di reazioni allergiche gravi da farmaco di qualsiasi tipo, in particolare reazioni cutanee come sindrome di Stevens-Johnson, sindrome da reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici, sindrome DRES, epidermolisi necrotica, eritema multiforme o pazienti con ipersensibilità accertata alle sulfonamidi, vedere paragrafi 4 e 4.8. Ulcera peptica attiva o sanguinamento gastrointestinale. Soggetti nei quali si siano verificati broncospasmo, rinite acuta, polipi nasali, edema angioneurotico, orticaria o altre reazioni di tipo allergico dopo l'assunzione di acido acetilsalicilico o di farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, inclusi gli inibitori della COX-2. Terzo trimestre di gravidanza e allattamento, vedere paragrafi 4, 6 e 5.3. Grave insufficienza epatica, albumina sierica. 25 G/L o punteggio KILD-PUG 0 yen 10. Infiammazione cronica dell'intestino. Insufficienza cardiaca con gestizia, NIAIV. Trattamento del dolore post-operatorio conseguente ad intervento di bypass aortocoronarico, vedere paragrafi 4, 8 e 5.1. Cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica e vasculopatia cerebrale accertate. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Dinastat è stato studiato in chirurgia odontoiatrica, ortopedica, ginecologica, principalmente in caso di isterectomia, e in interventi di bypass aortocoronarico. L'esperienza nell'ambito di altre tipologie di intervento chirurgico, ad esempio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacodinamiche. La terapia anticoagulante deve essere monitorata, in particolare durante i primi giorni di terapia con Dinastat in pazienti già in trattamento con varfarin o con altri anticoagulanti orali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dinastat insieme ad altri farmaci come Euroscoumedina Euro, Eurosinturma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dinastat durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dinastat durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Si ritiene che parecoxib possa causare gravi difetti alla nascita quando somministrato nell'ultimo trimestre di gravidanza, perché copyright analogamente agli altri farmaci che inibiscono le prostaglandine, può provocare la chiusura, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti che avvertono capogiri, vertigini o sonnolenza in seguito a somministrazione di Dinastat devono evitare di guidare o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La reazione avversa più comune con Dinastat alla nausea. Le reazioni più gravi vanno da non comuni a rare e includono eventi cardiovascolari quali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Casi di sovradosaggio da parecoxib sono stati associati a reazioni avverse descritte anche con dosi raccomandate di parecoxib.
In caso di sovradosaggio i pazienti devono essere trattati con un trattamento sintomatico e di supporto. Valdecoxib non viene eliminato tramite emodialisi. La diuresi o l'alcalinizzazione dell'urina possono non essere metodi efficaci dato l'elevato legame di valdecoxib alle proteine plasmatiche. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Medicinali antireumatici e antinfiammatori, Coxib, codice ATC, M01A04. Parecoxib ha un profarmaco di valdecoxib. Valdecoxib ha un inibitore selettivo della COX-2, efficace per via orale, quando somministrato nell'intervallo, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione per via endovenosa o intramuscolare, Parecoxib viene rapidamente convertito a valdecoxib, la porzione farmacologicamente attiva, mediante idrolisi enzimatica nel fegato. Assorbimento. L'esposizione di valdecoxib dopo somministrazione di dosi, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica o tossicità a dosi ripetute a 2 volte la massima esposizione nell'uomo a elenco degli eccipienti. Polvere. Fosfato di sodico anidro. Acido fosforico e barra o sodio idrossido per aggiustare il pH. Solvente. Sodio cloruro. Acido cloridrico o sodio idrossido per aggiustare il pH. Acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.